Quando la preposizione con introduce concetti astratti, generalmente non si utilizza l'articolo. Con pazienza, con forza, con passione. Quando invece introduce oggetti concreti, generalmente pende l'articolo. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video ci andremo ad occupare di tutti quei casi in cui non bisogna utilizzare l'articolo all'interno di locuzioni verbali o avverbiali, all'interno di espressioni più o meno fisse, chiaramente introdotte da una preposizione. Ok, non vi spaventate, forse adesso vi può sembrare tutto confuso, ma rimanete con me, vedrete che tutto sarà più chiaro, ve lo garantisco. Alla fine del video poi troverete anche una specie di storiella, un monologo con tantissimi esempi utili, quindi rimanete con me, ce la potete fare e ci vediamo dopo la sigla. Per facilitare la spiegazione e la vostra memorizzazione, ho deciso di suddividere le varie espressioni a seconda della preposizione da cui sono introdotte. Sì, le preposizioni, queste grandi amiche di chi impara l'italiano come una lingua straniera. In ogni caso vi fornirò tutte le espressioni idiomatiche, le espressioni fisse con ogni singola preposizione, con il loro rispettivo significato. Purtroppo non c'è altro modo di ricordarle se non imparandole a memoria. Il mio consiglio quindi è quello di mettere pausa al video non appena compariranno tutte le espressioni sullo schermo e di segnarvele da qualche parte, sulle note del vostro cellulare, sul vostro quaderno degli appunti, per poi andarle a rileggere e a ripassare di tanto in tanto. Un altro buon consiglio che sento di darvi è quello di non impararle da sole, ma di impararle sempre insieme a un verbo, così che possiate imparare già una frase completa e pronta per l'utilizzo. Ma fatte tutte queste premesse, cominciamo subito con la preposizione di. Non prendono l'articolo tutte quelle espressioni di modo introdotte da di, come di corsa, di fretta, di testa, di proposito, di base, di norma, e anche le espressioni di causa introdotte da di vertigini, d'asma, di cancro, di diabete, di fame, di sete, di stenti, di crepacuore, di freddo, di caldo. Passiamo invece alla preposizione a, che può introdurre per esempio espressioni di quantità, a quintali, a bizzeffe, ma anche espressioni di modo, a piedi, a spasso, a gambe levate, a tutto gas, a tutta birra, a gonfie vele, a caso, a casaccio, a proposito, a modo, a stento, a fatica, a malapena, a malincuore, a occhio, a sentimento, a naso, a rotoli. Ci sono poi anche delle espressioni doppie, in cui la preposizione a è frapposta tra due sostantivi identici. Faccia a faccia, poco a poco, mano a mano, eccetera. Passiamo invece alla preposizione da, che introduce molte espressioni fisse, chiaramente senza articolo, come per esempio da piccolo, da bambino, da padre, da tutore, da guida. E spesso queste espressioni fisse introdotte da sono sempre accompagnate ad un determinato sostantivo. Occhiali da vista, costume da bagno, vestito da sera, scarpe da tennis, tuta da ginnastica, pista da ballo, sala da pranzo,
cane da compagnia, bastone da passeggio, eccetera. Con la preposizione in, quando questa introduce complementi di luogo, spesso non si utilizza l'articolo, ma ovviamente ci sono anche molte altre espressioni fisse introdotte proprio dalla preposizione in che non prendono l'articolo. Per esempio, in realtà, in effetti, in pratica, in teoria, in concreto, in astratto, in fondo, in genere, in poche parole, in orario, in tempo, in futuro, in anticipo, in ritardo, in parte, in stallo, in assenza o in mancanza di, in presenza, in giro, in fretta e furia, in modo da, in modo, in tutta sincerità, in caso. Passiamo invece alla preposizione con. In particolare, qui dovete sapere che quando la preposizione con introduce concetti astratti, generalmente non si utilizza l'articolo. Con pazienza, con forza, con passione. Quando invece introduce oggetti concreti, generalmente prende l'articolo. Con le mani, con la testa, col coltello e così via. Per quanto riguarda invece la preposizione su, dovete sapere che ci sono pochissimi casi in cui la preposizione su introduce un sostantivo non preceduto da articolo. Pochissimi. Come per esempio su suggerimento di, su consiglio di, su proposta di. Passando invece alla preposizione per, dovete sapere che ci sono diverse espressioni introdotte da questa preposizione e che non prendono l'articolo. Per esempio, per caso, per scherzo, per gioco, per amore, per semplicità, per fortuna, per contro, per tempo, per ora, per cena, per pranzo, per colazione. Vi sono poi espressioni negative del tipo neanche per sogno, nemmeno per idea, neanche per scherzo, neanche per sbaglio. Per quanto riguarda invece le preposizioni tra e fra, dovete sapere che quando queste sono seguite da un sostantivo, il sostantivo è sempre introdotto da un articolo. Come promesso, adesso vediamo invece un monologo che contiene tutta una serie di esempi utili che vi consiglio magari di memorizzare così che li abbiate già pronti per l'utilizzo. Ecco qui. Ciao Ste, ti disturbo? Scusami, so che sei di fretta, ma ti chiamo per un'emergenza. In pratica sono a piedi davanti al parrucchiere e sul tetto del palazzo di fronte c'è un cagnolino che non riesce più a scendere. Fuori ci sono 2 gradi, quindi starà morendo di freddo e probabilmente anche di fame. Ogni tanto abbaia, ma a fatica. Non so come sia finito lì sopra. Probabilmente era a spasso col padrone e per caso è finito nel palazzo. Anche se in tutta sincerità non so proprio come sia potuto arrivare sul tetto. Sono qui che lo guardo a malincuore. Da un quarto d'ora ormai. Spero solo che non soffra di vertigini. Per fortuna qui vicino c'è la stazione dei vigili del fuoco. Li ho appena chiamati e spero arrivino in tempo. In poche parole, ti chiamo solo per dirti che non so se riuscirò ad arrivare in orario per cena. In caso, inizia pure a mangiare senza di me. Per ora la situazione è in stallo. Ma spero si risolva presto e spero veramente che non capiti mai più in futuro. Anche perché di norma qui non succede mai nulla di strano. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Sperando che siano riusciti a recuperare il povero cagnolino, io spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia chiarito un po' le idee.
Ovviamente so che le cose da memorizzare, le espressioni da memorizzare sono parecchie, ma non vi preoccupate, prendetevi il vostro tempo, cercate di praticare il più possibile, non imparate liste lunghissime di espressioni, cercate piuttosto di impararle all'interno di un contesto e usatele più che potete. Se sbagliate, non importa, la prossima volta farete meglio, garantito. Provate inoltre a scrivermi nei commenti alcune frasi che vi riguardano, alcune frasi vere per voi, utilizzando alcune di queste espressioni che vi ho dato oggi. Se ancora non lo avete fatto, vi ricordo che la prima parte di questo video è come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione e lì ci occupiamo proprio delle regole, cioè quali sono quei casi in cui non si utilizza l'articolo davanti ai nomi. Se invece volete ripassare alcuni argomenti di grammatica o avere maggiori informazioni sulla cultura italiana, vi ricordo che potete farlo sul sito www.lernamo.com. Ma Lernamo vi aspetta anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su TikTok e su Pinterest, con tante altre cose interessanti e contenuti utili, divertenti e nuovi, esclusivi. Io vi aspetto invece prestissimo qui su YouTube. Ciao ciao!